Buongiorno ragazzi, oggi video particolarmente denso di informazioni, quindi carta e penna e iniziamo. Oggi capiamo quanto vale Bitcoin e aggiungiamo strumenti per capire se conviene venderlo o comprarlo. Facciamo una sorta di analisi fondamentale partendo dalle basi, andando poi a vedere due modelli e una strategia molto interessanti. Non lo faccio spesso, oggi però, dato che penso che questo video possa essere d'aiuto a molti, vi chiedo di lasciare un mi piace. Non costa nulla, ma mi aiuta veramente a far arrivare questo video a molte più persone. Detto questo, iniziamo dalle basi. Cosa realmente guida il valore di un asset? Qualsiasi esso sia, dalla vostra casa alla vostra macchina a qualsiasi altra cosa, quali sono le forze fondamentali che guidano il prezzo? È veramente semplice, sono la domanda e l'offerta. Un'alta domanda guida il prezzo in alto, un'alta offerta guida il prezzo in basso. Il prezzo è semplicemente il punto d'incontro tra queste due forze, domanda e offerta. Facciamo due esempi. L'inflazione, spiegata in modo profano, è un fenomeno nel quale il denaro si svaluta perché ne viene stampato troppo. La sua offerta si alza, il suo potere d'acquisto scende, si svaluta. Mentre un quadro di Picasso è unico, offerta singola, se più persone vogliono acquistarlo, il suo prezzo sale anche alle stelle. Ora, quando passiamo ai modelli per valutare qualcosa, dobbiamo prima di tutto capire quale asset stiamo osservando, perché ogni asset ha il suo corretto o migliore modello di valutazione. Per esempio, nel mercato azionario, un modello molto utilizzato è il discounted cash flow, o italianizzato flusso di cassa attualizzato, dove di base vai ad analizzare il flusso di cassa aspettato di un'azienda per arrivare a capire quanto quell'azienda potrebbe valere in futuro. Però, come tutti sappiamo, Bitcoin, come tanti altri tipi di asset, non genera un flusso di cassa. Quindi quando lo analizziamo dobbiamo utilizzare un set di modelli completamente diversi. E prima di tutto, per capire quale modello potrebbe funzionare al meglio, dobbiamo capire come funziona l'offerta di Bitcoin. Quindi, prima cosa, l'offerta di Bitcoin è predeterminata, il che vuol dire che quando Satoshi Nakamoto creò il protocollo Bitcoin, determinò che ci sarebbero stati al massimo 21 milioni di Bitcoin. Questo è un numero fisso che non può cambiare. Per questo Bitcoin è una delle poche commodities di cui sappiamo il reale numero finale. Ed in questo momento in cui sto registrando, più dell'85% di Bitcoin che esisteranno sono già stati minati. E come potete vedere dalla curva d'offerta, la maggior parte di Bitcoin è già stata creata in questi primi 10 anni. E nei prossimi anni i Bitcoin creati saranno sempre meno, fino a tendere logaritmicamente al massimo di 21 milioni. Ora, se volete andare ad approfondire questo aspetto relativo alla creazione ed inflazione di Bitcoin, andate a vedere il mio video sull'halving. Noi qui andiamo avanti, ma ci tengo a precisare che una delle cose che dà valore a Bitcoin è proprio il fatto che esso sia in numero limitato già prestabilito. Vista l'offerta, andiamo a capire la domanda. Perché, come abbiamo capito prima, se l'offerta rimane costante o limitata, ma la domanda aumenta, allora il prezzo aumenterà. Quindi capiamo chi compra e detiene Bitcoin. I grandi partecipanti sono individui, fondi, aziende, governi e banche centrali. E se andiamo a vedere storicamente fino ad ora, il prezzo di Bitcoin è stato trascinato da individui ed investitori privati. Mentre per quel che riguarda i prossimi 10 anni, a mio parere sarà trascinato da aziende ed istituzioni. E abbiamo già visto un inizio negli ultimi tempi, con diverse aziende quotate che stanno aggiungendo Bitcoin nei loro portafogli. E fino a qui abbiamo capito le basi di domanda e offerta e chi governa il prezzo. Ora finalmente vediamo i due modelli più conosciuti che cercano di pronosticare il prezzo di Bitcoin. Qui, prima di immergerci, va ricordato che questi sono modelli che ci possono aiutare in uno studio più ampio a prendere una decisione di investimento. Non c'è alcuna garanzia che questi modelli vengano soddisfatti al 100%. Ed io in questo video non voglio darvi nessun consiglio finanziario. Il video serve a condividere alcuni strumenti che potrebbero aiutarvi ad elaborare una vostra idea e decisione di investimento. Ma partiamo. Il primo e più basilare è la curva di crescita logaritmica. Se prendiamo il grafico logaritmico di Bitcoin, possiamo vedere che il suo prezzo nel tempo si è sempre mosso all'interno di quella fascia, per cui possiamo immaginare che se ci avviciniamo alla parte bassa potrebbe esserci un rimbalzo e perciò potremo pianificare un inverso, viceversa nella parte alta. Poi, se volete approfondire questo modello, vi lascio un paio di articoli in descrizione. Però vi ricordo nuovamente che non c'è alcuna garanzia che questo modello debba essere rispettato al 100%. Questa è solo una chiave di lettura, una lente su Bitcoin. Il secondo modello che possiamo utilizzare si chiama stock to flow. Il modello stock to flow è molto semplice. Lo stock, o scorta in italiano, è semplicemente quanto di quell'asset c'è in circolazione. Quanti Bitcoin ci sono in circolazione ora, mentre il flow, il flusso, è quanto di quell'asset viene prodotto annualmente. Quanti Bitcoin vengono minati in un anno? L'operazione è semplicissima, si dividono questi due numeri e il risultato, secondo questo modello, dovrebbe essere il valore di quell'asset. Perciò nuovamente, se vediamo che, come
come in questo momento il prezzo è al di sotto di ciò che valuta il modello, potremmo pensare che questo sia un altro segnale d'acquisto. Viceversa, se il prezzo di Bitcoin è sopra ciò che valuta questo modello. Di nuovo, io vi lascio alcune fonti in descrizione per approfondire questo modello. E vi ricordo nuovamente che un modello ha senso solo fino a quando non ne ha più. Ed oltre a questo ci possono essere variabili imprevedibili che possono tranquillamente impattare su tutto. Pensate solo a ciò che è successo nel 2020. Perciò tutte queste informazioni, comunque utilissime, vanno sempre combinate ad uno studio più ampio. Questo per alzare la nostra probabilità di fare ingressi corretti al mercato. Mentre se volete avere un approccio meno attivo di continuo studio al grafico e voleste semplicemente includere Bitcoin nel vostro portafoglio, il mio consiglio, e lo dico per esperienza, è usare la strategia del dollar cost averaging. Io l'ho spiegata nel dettaglio in questo video, ma si tratta semplicemente di accumulare settimanalmente o mensilmente una quantità prestabilita di Bitcoin, senza badare al prezzo in quel determinato momento. Ovviamente se utilizziamo questa strategia, di base crediamo che Bitcoin possa essere un asset di valore in futuro, altrimenti il tutto non avrebbe alcun senso. Comunque, se state cercando di mettere in piedi questa strategia, vi consiglio di andare a dare un occhio all'app di Crypto.com, che utilizzo ormai da tempo e automatizza questa strategia. Semplicemente quando siete nella schermata di Bitcoin e state andando a comprarlo, avete un'icona in basso a sinistra che vi permette di impostare un acquisto ricorrente. Impostate la frequenza, il giorno di ripetizione e la carta con cui volete pagare, e da lì in poi l'app si occuperà di tutto e voi inizierete ad accumulare Bitcoin con la strategia del dollar cost averaging. Ora, se foste interessati a provare l'app, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invita un amico, tramite il quale potete avere $25 bonus in pari valore nella loro cripto CRO. Trovate link e codice invita un amico qui sotto e io vi ringrazio perché se passate da lì supportate anche il canale. In ultima, voglio ricordarvi che per Bitcoin la curva più importante, come abbiamo già visto all'inizio, è la domanda. Quindi, oltre ad integrare questi due modelli al vostro studio ed analisi, dobbiamo sempre chiederci: ci sono e ci saranno nuove entità che si stanno interessando a Bitcoin oltre alle attuali? Se la risposta è sì, questa è un'ulteriore indicazione che il prezzo di Bitcoin potrebbe alzarsi. Ora, spero che questo video sia stato utile. Se così fosse, lasciate un mi piace, iscrivetevi se non volete perdere tutti i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.